Massimo Calonici, ho 29 anni, sono nato a Faenza e in Toro Rosso mi occupo di trimmatura e finitura del particolare. Marco Materni, 27 anni, Faenza e meccanico gara. Daniela Marabini, città Faenza, quindi nata e cresciuta a Faenza, qui. E qualifica è Senior Executive Assistant. Sono Guillaume Desoteux, ho 38 anni, sono responsabile del gruppo Veicule Performance, vivo a Faenza e sono di origine francese. Allora, Riccardo Alpi, 38 anni, nato a Marradi in provincia di Firenze, responsabile dei tecnici del garage. Allora, vi ho portato due tipi di cuffie che sembrano molto banali. Allora, una è quella di un meccanico, una è quella un po' più di ingegnere o che seguiamo qui, perché è un aspetto molto particolare di questo mondo dove le comunicazioni fra la gente sono molto difficili, già per l'ambiente molto rumoroso e anche perché sono fondamentali. La comunicazione fra di noi è la chiave. Abbiamo un sistema molto complesso per parlare fra di noi, abbiamo vari canali dove parliamo in inglese, parleremo con dei giapponesi, qualcuno parla col pilota e tutte queste comunicazioni sono invisibili dall'esterno e sono la chiave di un buon weekend di gara e di una buona gara. Io ho portato questa alla posteriore perché negli ultimi anni è il particolare in cui ho dedicato più tempo. Questa appunto la vedo nascere, faccio la finitura finale con l'incollaggio dei vari particolari, tutti i tubini dei sensori di pressione e occorre molto tempo per finirne una, però quando la vedi verniciata così è una soddisfazione molto, molto bella, personale. Io ho portato un dado ruota, questo qua, un dado ruota posteriore sinistro, giusto perché al pit stop all'inizio, quando ho iniziato, toglievo la posteriore sinistra, ora tolgo l'anteriore destra, non c'entra più niente, però era un ricordo particolare della mia esperienza in Toro Rosso. Io ho portato la drink bottle, la borraccia di Sebastian Vettel Monza 2008, perché questo è il ricordo del cuore. È chiaro che sportivamente è il miglior risultato che noi abbiamo mai avuto e è un po' il io c'ero, no? E si spera in futuro di esserci ancora e si spera che ci siano tante altre occasioni come queste. Che bello, devo andare a lavorare in Formula 1. Cosa devo caricare? Direi quello che devo fare durante il giorno. Monto tutta la parte posteriore della macchina, in particolare la sospensione posteriore. Facciamo parte del primo gruppo, arriviamo per primi e montiamo completamente tutte le strutture che servono per l'evento, dal garage, quello che si vede per le macchine, a tutti i reparti dietro. Il mio reparto è bello perché arriva il pezzo che non è completamente finito. La finitura chiaramente la facciamo noi e vedi tutto il processo fino ad arrivare al reparto di verniciatura. Essere da Formula 1 significa poter lavorare in un ambiente dove le tempistiche sono quelle del mondo reale diviso 10. Essere da Formula 1, velocità di azione e di pensiero innanzitutto. Conta molto la collaborazione, l'organico, cioè è fondamentale qui nel nostro lavoro. Per me è il sogno della vita, però è anche una cosa normale, quello che volevo. Dunque per me è quasi la normalità, per un altro magari non è niente. E quando nel musetto del TR12 vedevo la bandierina italiana nella verniciatura mi emozionavo e non tutti lo notano, però io voglio sottolineare che Toro Rosso è anche italiana. E la cosa bella è la voglia e la passione che hanno gli italiani per questo mestiere e in generale per questo sport.
Passione, motivazione, fedeltà alla bandiera. Il bello è di poter lavorare con un gruppo di ingegneri di altissimo livello, che vengono di culture diverse, quindi ovviamente ci sono tanti aspetti diversi di multiculturalità. Il bello del mio lavoro, la fiducia che mi danno. Che non è mai uguale, non ti fermi mai, devi sempre avere delle idee. Dare vita a una macchina della Formula 1 che potresti vedere in televisione la domenica nei Gran Premi. Non so, diventa strano, che sei sempre a ritmo, sei sempre ai 100 e questo ti dà un sacco di motivazione, però nello stesso tempo ogni tanto dici, cavolo, mi vorrei fermare un secondo. Ci stavo pensando in questi giorni che in tutto quello che facciamo difficilmente c'è una mia idea, ma me ne rendo conto che è un po' l'insieme delle idee di tutti. Cioè, è come che abbia capito che ho bisogno di questa cosa, di raccogliere idee di tutti, non potrei farne a meno. Do il 100% sempre. Farmi problemi, crearmeli anche dove non ci sono, ma credo abbastanza bravo anche a risolverli. Per vincere serve di capire assolutamente tutti i meccanismi che rendono queste macchine veloci, che sono molto complicati, che c'è una forte interazione fra le gomme, l'assetto, l'aerodinamica, il pilota e capire quali sono questi meccanismi e che parametro della macchina influenza in quelle condizioni la velocità della macchina è la chiave per poter sbloccare la performance del telaio. Qui sicuramente ci vuole tanta costanza e molta volontà nell'ottenere le cose. Tanto metodo, trovare una direzione. Vedere di nuovo la Toro Rosso sul podio. In questo momento va bene così, continuare così, poi magari un giorno un po' più calmo. Finalmente i risultati che meritiamo, cioè tornare al 2008. Che siamo giovani, motivati, con una grandissima passione. È facile tifare per quello che vince sempre, però devi vedere che magari anche quelli che sono dietro, devi vedere quante energie spendono per cercare di essere lì o di essere un po' più avanti. No, ma alla fine non convinco, semplicemente ne parlo e si innamorano.